Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, io sono Alessandro, sono un fotografo e videomaker e quest'oggi vi do il benvenuto in questo nuovo video e mi scuso per l'aspect ratio di questo video. Ho dovuto allungare un po' la mia inquadratura perché nelle prossime riprese vedrete che ho ripreso lo schermo del mio computer e lo schermo del mio computer è un 21 noni. Quindi, visto che ho voluto riprenderlo al 100% senza croppare niente, ho scelto di allungare questa inquadratura qui e adattarla all'aspect ratio di tutto il resto delle riprese. Di cosa parlerà il video di oggi? Quest'oggi parleremo di qualcosa di più tecnico, più da nerdoni di YouTube, della piattaforma, quindi al contempo anche per una nicchia più ristretta di persone, ossia per una nicchia di creators che hanno bisogno di caricare i propri contenuti su YouTube, esattamente come me. So che ci sono molte persone che mi seguono che hanno a loro volta un canale YouTube, quindi per cui vorrei dare un consiglio a tutti voi. C'è una funzionalità di YouTube Studio un po' nascosta, alla quale YouTube sta lavorando ormai da parecchi anni, che diciamo che fino a qualche periodo fa, fino a pochissimo tempo fa, non funzionava più di tanto. E sto parlando della funzionalità di trascrizione automatica e sottotitoli automatici. Questa funzionalità in particolare è stata aggiunta più di 2 anni fa ormai e io la tengo d'occhio da più di 2 anni fa. Però, come ho detto prima, non funzionava più di tanto. O meglio, funzionava ma non decentemente, assolutamente. Molto spesso YouTube non riusciva a capire cosa stessimo dicendo in moltissimi casi, molto spesso scriveva cose completamente diverse da quelle che dicevamo. Oggi funziona un po' meglio. E soprattutto ha aggiunto un'altra funzionalità completamente folle che va a completare un po' l'esperienza di sottotitolamento dei propri video e al contempo la rende sia più semplice, sia più veloce e sia molto più utile, sia dal lato tecnico che dal lato un po' più etico, diciamo. Infatti ci sono principalmente 2 motivi per i quali dovreste voler sottotitolare i vostri video. Il primo, come ho detto, è molto più etico. Il secondo invece è molto più tecnico. Il primo motivo è che le persone che presentano problemi uditivi non sono minimamente rare, quindi ci sono tante persone che hanno problemi all'udito e queste persone magari vorrebbero seguire un canale come il mio che comunque parla di fotografia e videomaking. Il lato fotografico di ciò di cui tratto non è in alcun modo legato all'udito. Ci sono molte persone che potrebbero avere problemi uditivi e al contempo potrebbero essere appassionati di fotografia e potrebbero voler descrivere la loro vita tramite la vista, tramite l'estetica, tramite le arti visive e figurative. Il secondo motivo, che invece è molto più tecnico, molto più da nerd della piattaforma, è che i sottotitoli, esattamente come i metadati, i tag, la descrizione e il titolo del vostro video, aiuteranno con il SEO, quindi aiuteranno la piattaforma a rimandare le persone all'interno del vostro video. Questo perché scrivendo dei sottotitoli per il vostro video è come se stessimo scrivendo altri tag aggiuntivi. Quindi tutto ciò che diciamo in un video, se viene trascritto in sottotitoli e i sottotitoli a loro volta vengono pubblicati, funziona esattamente come funzionano i tag. Non saprei come spiegarlo in maniera più semplice. Se sapete cosa sono i tag, ovviamente saprete di cosa io stia parlando. E tutto ciò è molto figo, sia eticamente, sia professionalmente, sia tecnicamente. Però per l'appunto fino a ieri era molto difficile fare una cosa simile. Più che difficile, in realtà era una bella perdita di tempo, perché semplicemente dovevate mettervi di fronte al vostro video e dovevate mettervi a trascrivere tutto il video punto per punto. Ed oltre a essere una follia completa, era anche un'enorme perdita di tempo. Oggi tutto ciò è cambiato e spostiamoci da computer, così vi mostro direttamente, nella maniera più pratica possibile, quanto diavolo sia semplice ormai aggiungere i sottotitoli al proprio video di YouTube, e magari vi mostro anche quanto sia facile tradurli in un'altra lingua. Quindi, bando alle ciance, spostiamoci da computer. Andiamo. Aggiungere dei sottotitoli ai propri video di YouTube dopo gli ultimi aggiornamenti è diventato veramente semplice e veloce, anche perché la maggior parte del lavoro l'avrà già fatto YouTube stesso grazie alla sua capacità di capire finalmente in maniera decente ciò che diciamo nel nostro parlato. Innanzitutto quindi dobbiamo andare qui, dove troveremo per l'appunto dei sottotitoli già aggiunti dalla piattaforma. Infatti qui c'è scritto sottotitoli pubblicati automatici,
quindi pubblicati automaticamente. Dopodiché dovremo cliccare su duplica e modifica. Duplicheremo così i sottotitoli del nostro video e potremo vedere tutto ciò che YouTube ha capito e tirato fuori dai dialoghi all'interno del nostro video. Qui dovremo quindi semplicemente aggiungere un po' di punteggiatura per migliorare l'esperienza di lettura da parte del fruitore del nostro contenuto, se vogliamo. YouTube ci consiglia di farlo perché comunque è consigliato ed è consigliabile migliorare la punteggiatura dei propri sottotitoli. Aggiungere un po' di spaziatura magari per far comprendere meglio a YouTube quando dovrà andare a capo con alcuni sottotitoli, quindi quando dovrà piazzare alcune frasi nel sottotitolo successivo, e semplicemente migliorare in tutto e per tutto ciò che aveva già capito YouTube, correggendo qualche termine che magari non aveva colto al 100%. Non è un processo estremamente lungo. Io per correggere i sottotitoli di questo video, che dura 18 minuti e 17, e all'interno di questi 18 minuti e 17 c'è veramente tanto parlato, ci ho messo all'incirca 25 minuti. E c'è anche da dire che io sono abbastanza lento nel fare cose simili perché non le ho mai fatte prima, quindi per cui non sono minimamente abituato e non sono ancora in alcun modo bravo a fare tutto ciò. Ovviamente, facendolo più di una volta, con il passare del tempo, diventerò più veloce. Ma già 25 minuti di revisione per 18 minuti e 17 di durata totale del video significa che siamo giunti ad un buon risultato rispetto a prima e alle versioni precedenti di YouTube, nelle quali si dovevano inserire manualmente i testi e la trascrizione di ciò che veniva detto nel video. Almeno adesso YouTube capta automaticamente ciò che dico all'interno dei miei video e lo fa molto bene. Quindi, dopo esservi goduti il timelapse di me che revisiono questo video punto per punto, vediamo cosa c'è da fare successivamente, perché un'altra cosetta bellissima che è stata aggiunta su YouTube con questa nuova versione, con questi nuovi aggiornamenti della sua utility di sottotitoli, è il fatto che tutti i sottotitoli che abbiamo inserito possono essere tradotti automaticamente dalla piattaforma. Come si fa a fare ciò? Beh, in realtà è ancora più semplice. Innanzitutto andiamo ad eliminare il sottotitolo automatico perché non ne abbiamo più bisogno. Dopodiché ci basterà cliccare su aggiungi lingua qui a sinistra. Quindi scegliamo la lingua nella quale vogliamo tradurre i nostri sottotitoli, in questo caso io sceglierò inglese, clicchiamo su aggiungi e qui troveremo una nuova voce. Traduzione automatica. Come potete ben vedere, ho scelto l'inglese perché molti di voi lo conoscono più di altre lingue, la traduzione funziona decentemente. Non è ancora completamente perfetta, ma funziona decentemente. Prima traduceva tutto in maniera molto più letterale, adesso contestualizza un minimo, quindi sicuramente è migliorata tantissimo da questo punto di vista. Clicchiamo quindi su pubblica e, perché no, inseriamo anche altre lingue che potrebbero essere utili ai fruitori dei nostri contenuti, come ad esempio il cinese, che per ovvi motivi non potrò revisionare in alcun modo, visto che non capisco una singola parola scritta in cinese. Però lo inseriremo, e magari inseriremo anche altre lingue che potrebbero per l'appunto essere utili per chi cercherà i nostri contenuti. Comunque, io per sicurezza, quando fate questo procedimento, vi consiglio anche di inserire un disclaimer prima di tutta la vostra traduzione, specificando che la traduzione è stata eseguita automaticamente da YouTube. Io lo sto facendo nei miei video ed è un modo come un altro per mettere le mani avanti per quanto concerne le lingue che non conosciamo e che quindi non possiamo in alcun modo revisionare. E questo era tutto praticamente. Io spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto e spero che abbia potuto contribuire a farvi capire 1. Quanto sia semplice ormai aggiungere i sottotitoli e 2. Quanto sia importante, sia per la piattaforma sia per i fruitori del vostro contenuto, aggiungere i sottotitoli. D'ora in poi tutti i miei video saranno sottotitolati e sto iniziando ad aggiornare anche i video più vecchi del canale, anche se questo mi richiederà molto più tempo, quindi probabilmente i video più vecchi vedranno i sottotitoli aggiungersi molto più tardi rispetto ai video più recenti che li vedranno prima di diventare pubblici praticamente. Quindi qualora aveste trovato questo mio canale attraverso questo mio video, vi invito a fare un giretto sul mio canale e magari di iscrivervi, perché su questo mio canale si parla di fotografia, videomaking e roba nerd quando mi va un po' di nerdeggiare. Detto ciò, semplicemente questo video può dirsi concluso e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre all'interno di questo mio canale. Stay tuned, alla prossima gente, bye bye.